I'm a long-term intelligence officer, scientist, and military officer. What keeps you up at night? Technical surprise. And that could be adversary technical surprise or extraterrestrial technical surprise. No, non è un titolo clickbait, ma un titolo che rispecchia perfettamente le parole pronunciate da Sean Kirkpatrick, il funzionario del Pentagono a capo del nuovo ufficio UFO al governo, in diretta televisiva per ABC News. L'ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, è letteralmente un'istituzione all'interno dell'ufficio del segretario della difesa degli Stati Uniti che si occupa dello studio degli UFO e, cari signori, ciò che ha detto il capo di questo ufficio rispecchia in toto i sospetti che gli ufologi hanno da 50 anni. Ora, abbiate pazienza, ma io vorrei parlarne, ok? Il 26 luglio ci sarà un'udienza congressuale pubblica dove determinati insider andranno davanti al congresso a testimoniare l'esistenza di programmi clandestini che per decenni hanno raccolto detriti presumibilmente alieni, ok? Vorrei parlarne perché ne stanno succedendo di ogni. Qualche giorno fa è stato pubblicato un disegno di legge sugli UFO dal leader della maggioranza al Senato, Chuck Schumer, in cui si parla di tecnologia non umana e prove biologiche. Vorrei parlarne perché il capo del programma UFO al Pentagono ha parlato di sorprese tecniche extraterrestri in ambito aerospaziale e tecnologico. Voglio dire, io penso seriamente che ci sia un attimo da fare il punto della situazione, perché nel nostro paese spesso questo tema non viene affrontato e quando viene affrontato male. E quindi il direttore delle indagini del Pentagono sui fenomeni anomali non identificati afferma letteralmente che gli Stati Uniti riconoscono le preoccupazioni sulla possibilità di essere colti alla sprovvista da sviluppi relativi a determinate tecnologie extraterrestri. Questo è stato detto pubblicamente da un alto funzionario in carica che si occupa di studiare i fenomeni UFO per il governo, ok? E dobbiamo vederci chiaro perché anche il contesto all'interno del quale è stata fatta questa affermazione è un contesto davvero pregno di rivelazioni. Questa affermazione è stata fatta pochi giorni prima di un'udienza congressuale che si terrà il 26 luglio, in cui un sottocomitato per la sicurezza nazionale riceverà le testimonianze di ex membri del governo degli Stati Uniti su incontri militari inspiegabili. Il dottor Sean Kirkpatrick afferma che essere colti alla sprovvista da sorprese tecniche extraterrestri rimane, cari signori, una delle principali preoccupazioni per l'intelligence, mentre gli investigatori analizzano più di 800 casi uno per uno di avvistamenti misteriosi segnalati dal personale militare statunitense risalenti a decenni fa. Prendiamo questo documento, per esempio, no? Questo documento ufficiale pubblicato a fronte della testimonianza del capitano Robert Salas qualche anno fa. Questi documenti testimoniano storicamente, signori, che a Malmstrom, dopo l'avvistamento di un UFO sopra la base militare, decine di missili nucleari Minuteman sono andati misteriosamente in off e sono risultati inutilizzabili. Questo altro documento ufficiale testimonia invece un inseguimento fra i caccia dell'aviazione imperiale iraniana e uno strano globo di luce che ha reso inutilizzabili tutti i sistemi d'arma del velivolo prima di sdoppiarsi e compiere strane manovre, tutto storicamente documentato su carte ufficiali. Questo ulteriore documento preso in esame dal nuovo ufficio UFO al governo invece parla di velivoli in grado di occultarsi all'occhio umano. Voglio dire, non so se vi state rendendo conto. Ok, immaginatevi soltanto persone con determinati nulla osta di segretezza, persone che possono accedere a determinate informazioni, con cosa hanno a che fare, ok? Con che tipo di documentazioni devono confrontarsi.
Ecco, ma Sean Kirkpatrick non era quello che qualche mese fa, sempre durante un'audizione al congresso, ammise che non c'erano prove di velivoli extraterrestri? Perché io non mi scordo nulla. E perché adesso ha affermato letteralmente il contrario? Ha affermato che una delle preoccupazioni è che l'intelligence venga accolto alla sprovvista da parte di sorprese tecniche extraterrestri. Può affermarlo, dice, ma non ha le prove, capito? Dai, è sempre il solito giochino del vedo e non vedo. Cosa sta succedendo in realtà? Il dottor Sean Kirkpatrick afferma quanto segue. Dobbiamo passare attraverso il rigore logico e analizzare caso per caso, confrontarlo con i nostri oggetti e cataloghi conosciuti e poi sottoporlo a revisione tra pari e assicurarci che tutti siano d'accordo. Ora, io non ve lo vorrei dire, no? Ma questo metodo è già stato utilizzato, ok? Viene utilizzato da decenni dalle forze di intelligence e sotto il Blue Book non ha prodotto risultati. Catalogare gli avvistamenti non porta ad alcuna risposta in merito all'origine di questi fenomeni. Significa che volete girarvi intorno e significa che vi fa comodo girarci intorno. Ecco cosa fate. Ma vi pensate che sia tutto qui? Siamo consapevoli, cari signori, dell'esistenza di sistemi avanzati di tracciamento satellitare e da alcuni documenti trapelati siamo al corrente che questi sistemi vengono utilizzati per rilevare gli UFO. E allora, perché non si parla mai di dati reali che vengono ottenuti da determinati sensori? Non se ne parla perché semplicemente verrebbe meno la segretezza che si occupa di tutelare determinate tecnologie che non devono essere divulgate ad avversari stranieri. Inoltre, cari signori, vi illumino, no? Vi porto via a forza dal baratro dell'ignoranza. Le indagini dell'ARO, i punti di discussione che si affrontano all'interno di rapporti UAP semestrali e annuali, i punti di discussione e le testimonianze che vengono portate alle udienze congressuali pubbliche sugli UFO e tutto ciò di cui si parla, cari amici, è basato letteralmente su informazioni non classificate, chiaro? Non classificate. Le informazioni classificate, quelle top secret, vengono omesse dalla discussione. Addirittura poche settimane fa c'è stata l'udienza UFO della NASA, signori, della NASA, che ho raccontato nel mio video intitolato Il triste teatrino della NASA sugli UFO. Ecco, sapete quali erano le premesse di quella conferenza UFO? Le premesse erano che tutte le informazioni analizzate e prese in esame dalla NASA in ambito UFO erano informazioni non classificate. Cioè, ti rendi conto? Le informazioni quindi che potrebbero aiutarci nell'identificazione di determinati oggetti non vengono prese in considerazione né in ambito scientifico dalla NASA né in ambito militare dalla RO. E quindi, che senso ha tutto questo? Te lo dico io, no? Te lo dico io. Ha il senso di tenervi occupati. Il governo se ne lava le mani perché se chiedi di UFO poi ti risponderanno che stanno affrontando in toto pubblicamente la questione e però a conti fatti le informazioni classificate non vengono neanche prese in considerazione. Tutto questo, mi chiedo io umilmente, ha senso e soprattutto porterà a risposte? No. Tutto questo è ancora una volta un triste teatrino mediatico composto da attori governativi che stanno letteralmente speculando in merito al fenomeno mentre ingenti fondi vengono stanziati per alimentare questi progetti e programmi. Ecco che cosa sta succedendo. Piuttosto, cosa c'è di rilevante? Di rilevante ci sono le fughe di notizie non autorizzate. Rilevanti sono le accuse di David Grush, secondo cui per decenni programmi clandestini e oscuri all'interno del Dipartimento della Difesa hanno ottenuto e studiato resti di navi aliene all'insaputa del Congresso, finanziati dai fondi del Black Budget americano. Anche se non confermate, attenzione, anche se non sono state confermate, queste non sono speculazioni fatte a caso. Parliamo di una denuncia formale presentata al Congresso e all'Ispettore Generale degli Stati Uniti, di cui addirittura non sono stati divulgati tutti i dettagli. Chiaro, l'Ispettore Generale degli Stati Uniti, dopo aver valutato le informazioni di Grush, ha pubblicamente riferito alle testate giornalistiche che la denuncia era una questione molto urgente. Infatti, non per nulla, neanche un mese dopo, il signor David Grush, ex membro della Task Force UAP sui fenomeni anomali non identificati al Pentagono, per la prima volta nella storia testimonierà le sue presunte rivelazioni in data 26 luglio all'interno di un'udienza congressuale che si terrà a giorni.
Questo avviene nello stesso momento in cui il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha presentato un disegno di legge sugli UFO dove si parla nero su bianco su documenti ufficiali al Congresso di tecnologia non umana, di prove biologiche e quant'altro. Andiamo. Che cosa sta succedendo? Vi rendete conto, ma anche solo minimamente, di che cosa può significare tutto questo? Il mondo è letteralmente in fermento e lo stigma associato al fenomeno è totalmente crollato. O veramente sono a conoscenza di questioni talmente imminenti in questo ambito e talmente rilevanti e pericolose che hanno deciso di mettere le mani avanti e divulgare il possibile così da non perderci la faccia di fronte a quanto il fenomeno sia diventato innegabile, o c'è veramente qualcosa di marcio sotto, appaltatori privati aerospaziali e teatrini governativi mediatici messi in piedi a chissà quale scopo. Vedo spesso la parolina Blue Beam nei commenti, no? Riferendosi ad un presunto progetto governativo atto a inscenare un'invasione aliena. Ecco, secondo alcuni, dietro a tutto questo mega pacchetto di rivelazioni e video UFO che vengono pubblicati da 3-4 anni a questa parte, ci sarebbe questa teoria del complotto mega galattica. Ecco, sapete cosa? Io dubito, ma ne dubito fortemente, che chi promuova questo tipo di teoria ne conosca l'origine. E quindi, oggi, cari amici, ho deciso di parlarne, finalmente. La teoria del Blue Beam, cari signori, ha avuto origine nel 1994 dopo che Serge Monast, uno scrittore e poeta canadese, ha pubblicato uno stupido libro in cui ha dettagliato la sua affermazione secondo cui la NASA, con l'aiuto delle Nazioni Unite, stava tentando di implementare una religione New Age con l'anticristo a capo, capito, con l'anticristo a capo, e avviare un nuovo ordine mondiale attraverso una seconda venuta di Cristo simulata tecnologicamente. Cioè, capito te? Quanti acidi? Ecco, lo stesso scrittore, nel suo libro The Toronto Protocols, affermava che chi di dovere controllava le menti delle persone con armi psicotroniche, chiaro? Ecco di chi e di che cosa stiamo parlando, il peggio del trash sparato a zero in un mix di religione, ufologia, informazioni non confermate e teorie del complotto montate ad hoc per vendere libri. È un romanzo, praticamente, ok? Di questo parliamo, se te lo stai chiedendo, ma lo so che non lo sapevi, ok? Quindi non hai colpa. La teoria del Blue Beam non è nata da chissà quale fuga di notizie, chiaro? E consiglio a chi di dovere di smetterla di parlare per sentito dire. La teoria del Blue Beam non è neanche qualcosa che secondo l'autore ha mai interessato le forze di intelligence, ma sarebbe stata una misura tecnologica che si sarebbe occupata di inscenare tecnologicamente la seconda venuta di Cristo dopo che la NASA si sarebbe impegnata per fondare una nuova religione New Age, mixando ufologia, religione, l'anticristo e altre menate da cervello intorpidito e nerd barbone di quartiere, capito? Andiamo signori, voi da queste informazioni vi dovete proteggere, chiaro? Perché oltre ad essere false, sono anche pericolose per i soggetti più ignoranti e suscettibili a determinate cavolate, ok? Vi dovete proteggere. Nessuno vuole inscenare un'invasione aliena e anche se stanno alimentando la diffusione di notizie UFO in ambito governativo, la risposta in merito ad un ipotetico secondo fine, a patto che ci sia, non è detto che ci sia, per quanto riguarda le nuove rivelazioni UFO, è da ricercare all'interno di ingenti fondi che vengono stanziati per la difesa. Ma, c'è un ma, ci può essere un'altra spiegazione, la spiegazione velata sotto la quale probabilmente si cela la verità. Nel caso in cui davvero il governo americano fosse entrato in possesso di tecnologie non umane, sai quale sarebbe la prima intenzione? Sarebbe quella di replicare tali tecnologie per ottenere una supremazia tecnologica senza eguali, che difatti detengono attualmente nel mondo, no? E non speculando, attenzione, questo è davvero ma davvero clamoroso,
Guarda un po' che cosa c'è scritto su documenti ufficiali, sul rapporto ufficiale del governo americano sugli UFO pubblicato l'anno scorso. Tra i goal del nuovo ufficio UFO viene scritto che dovranno catturare, ripeto per chi non avesse capito, catturare e sfruttare gli UFO. Testualmente viene scritto che servirà un aggiornamento sugli sforzi in corso sulla capacità di catturare o sfruttare fenomeni aerei non identificati scoperti. Questo su documenti ufficiali, ecco. Immaginatevi se da fonti non autorizzate queste persone si sono rese conto che chi di dovere attraverso programmi clandestini non autorizzati dal Congresso ha già fatto tutto quello che vogliono fare loro con decenni di anticipo. Ecco, a questo punto succederebbe una vera e propria guerra interna per sgominare quei programmi clandestini ed accaparrarsi internamente tali tecnologie. Sia come sia, lo stigma associato al fenomeno, come sperato dagli ufologi di ogni generazione nel corso degli ultimi 60 anni, è caduto. Il fenomeno viene affrontato nei più alti circoli scientifici ed accademici del mondo. Viene trattato seriamente in ambito militare, facilitando e rendendo canonica la catena di segnalazione per quanto riguarda gli avvistamenti dei piloti. Il fenomeno viene trattato adeguatamente all'interno delle fila governative, anche se, e questo purtroppo pregiudica tutto, pregiudica la ricerca, non vengono mai e poi mai trattate informazioni classificate. Il 26 luglio ci sarà l'udienza congressuale dove verrà ascoltato anche David Grush e vediamo che cosa deciderà di fare il sottocomitato per la sicurezza nazionale che riceverà le informazioni. Vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi a fronte di tutto questo impressionante casino mediatico e rimaniamo con le antenne alzate. Tu che idea ti sei fatto? Questo è assolutamente un video che deve essere visto dopo quest'altro mio video dove espongo il contenuto del nuovo disegno di legge e quindi, a fronte di tutte le nuove informazioni trapelate e iniziative governative pubbliche, che idea ti sei fatto? Mi raccomando, è importantissimo, lascia un commento con il tuo pensiero e se pensi che ne valga la pena ti chiedo cortesemente di aiutarmi con un semplice like al video. Mi raccomando, lascia like e se ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi mando un caloroso abbraccio e come sempre vi rimando al prossimo episodio. Adieu!